Abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao. Siamo qua per Bob. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Non vedo lui direttamente, vedo che però mi mostra questa scena che è il pavimento classico bianco e nero a scacchiera e al centro di questa stanza c'è il pupazzo Rockefeller. Te lo ricordi il corvo? Ah, C'era negli anni 80 più o meno. Lui, Bob, non c'è? No, lui è ai bordi della stanza che fuma e guarda. Ti dà l'autorizzazione? Sì, in mezzo a questa nuvola di fumo che si è creata intorno a lui, mi fa il cenno di sì con la testa, ma è appena percettibile. Va bene. Creiamo subito 2 cinema stavolta. In uno, quello classico, mettiamo tutti quelli che lui ha chiesto. Gli amici, la mamma, fratello, sorella, nonna. Sì, mi spicca di più il fratello. Ok. Il fratello lo vedi in prima fila. Come più grande degli altri, ecco, La come nonna? proporzione. Più piccola, vedo più grandi il fratello e la mamma. Ok, questo è un cinema in cui noi invitiamo, possono venire o non venire e se vengono, vengono per una consapevolezza personale. Secondo cinema nuovo, invece, obbligatorio. Sono le persone viventi che interferiscono con Bob. Mm. E anche se non vogliono vengono perché interferiscono con Bob e sono obbligate anche a calci in culo a venire in questo secondo cinema. Lo chiameremo il cinema degli stronzi, non so, chiamiamolo come vogliamo. E, in questo momento Bob mi riporta l'immagine su Rockefeller, sai quando faceva quel movimento pelvico che Sì. spostava avanti il bacino? Uh-huh. Ecco, fa così quel movimento lì, mh, Rockefeller, no? Proprio dal nome, che sta ad indicare una serie di personaggi potenti, no? Provenire da una famiglia di potenti. Quando lui fa questo movimento con il bacino, entrano all'interno del cinema una serie di personaggi che sono proprio ai vertici politici ed economici di una certa città, paese. Possiamo dire quale? Se Bob è d'accordo. Sì, sì, d'accordo. Sì. Albania, poi mi viene Tirana in Ah. particolar modo, no? A me gira Tirana dall'inizio della Eh, sessione. Mhm. Ok, e- allora diciamo un attimo una cosa però Bob, perché forse lui non lo sa, è una parte di cultura italiana degli anni 80, direi. C'era un periodo in cui negli show italiani c'era un ventriloquo, uno che parlava con un pupazzo in mano, faceva finta di parlare, cioè si vedeva che non parlava, in realtà il pupazzo parlava con la sua voce. Il pupazzo si chiamava Rockefeller, cercalo se vuoi su YouTube, ed era un corvo, un pupazzo corvo con il cilindro, come Rockefeller, i banchieri, no? E faceva, ed era estremamente irriverente, cioè lui gli diceva delle cose e quello lo mordeva, il pupazzo lo mordeva, gli rispondeva male e ogni tanto faceva una specie di movimento pelvico di cui parlava Monica, una specie di così, no? Di su e giù con la vita, no? Col pelvis, la vita, anche se vogliamo oggi lo posso anche interpretare anche un po' sessuale, se vogliamo, no? Ed era un io me ne frego di quello che tu mi dici, no?
o era così, un intercalare e tutto il pubblico rideva. Io ero bambino, Monica era bambina e ci ricordiamo, abbiamo l'età dei datteri. Ok, cioè era un periodo così, c'era niente, c'era solo quello. Bene, chi viene nel cinema, il cinema de connard possiamo chiamarlo, il cinema degli stronzi. Mm, sono alti funzionari. Alti funzionari, allora, mi si rappresentano come dei politici in spicco, altri politici un po' più in ombra, e poi mi dà come se ci fossero dietro delle banche. Ok, anche per quello probabilmente mi viene l'immagine iniziale del pupazzo Rockefeller, che poi rappresenta, sai, il potere, i soldi e quindi il poter far tutto, perché tanto sono loro a gestire i soldi. Mhm. Ehm, quindi come se ci fossero, ma non dei direttori di banca, come si chiamano quelli ancora sopra i direttori di banca? Sì, sì, ok, Eh, i Dragos della situazione. Mm. mm, esatto. Ok, a questi vediamo se ci sono collegate delle entità eteriche che dopo la prima sessione vediamo se sono tornate. Ehm, tu mi stai chiedendo le entità eteriche di Bob o Di di questi Bob. personaggi? No, Ah, no, di ok. Bob, di Bob. Ah, di Bob, ok. E io il corvo lo vedo. Però, ecco, per esempio, adesso mi si manifesta in maniera un po' più docile perché mi sembra un corvo femmina in quanto ha vicino l'uovo. Mhm. Ecco, quindi in maniera un po' così più delicata, no? Cosa c'è nell'uovo? L'apatia. Mhm. Io genero apatia, dice. Che è una delle peggiori. Sai cos'è, no? Bob, sì. Mm, Ok. Che Bob è albanese e vive, posso dirlo, no? Vive in Francia. Ok. mm, io vedo anche un uomo del tempo e c'è tipo un polipo, un misto tra un polipo e un topo del secondo universo. Ok. Seconda sessione ed è tornato questo. Quando? Quando il corvo. Sai che cosa? È come se lui ha compreso giustamente che attraverso la prima sessione ha ripulito un primo strato, ma il primo strato che puoi ripulire è quello che sta in superficie, non Mhm. riesce a ripulire partendo dal basso, no? Quindi cosa è successo? Essendo rimasti, tra virgolette, sporchi, chiamiamo così questo termine, gli strati più bassi, che sono poi quelli legati alla sua origine, diciamo, chiamiamola infanzia barra adolescenza barra paese di origine, eh, Mhm. quella roba lì, cioè si riaggancia subito, viene subito attratta magneticamente. Mhm. Mm. Ecco, come se avesse attratto a sé di nuovo ehm, quella parte che non è riuscita ad andare a toccare frontalmente, non si è ancora messo faccia a faccia. Ok. Entità mentali. Allora, cioè, allora aspetta un attimo, me ne appaiono tre, ma io non voglio in nessun modo preoccupare Bob perché dice sono la mia seconda sessione, ho tre entità mentali, perché sono comunque, non so come spiegarti, come se lui avesse, allora fai una fossa, scavi e inizi a buttare dentro della terra per colmare la fossa. Mhm. Allora cosa succede? Che ci sono alcune cose che rimangono sotto. Eh, comunque va bene, io le dico. Vai. Allora, uno si chiama cravatta stretta alla gola.
L'altra, come si chiama? Portamonete consumato. E un'altra infanzia perduta. Però appunto è come se queste fossero più legate a quella parte più Profonda. sì, più profonda, radici proprio, mi dice. Mhm. Mm. È come se però prima non potevano essere affrontate, perché prima doveva affrontare lo strato che stava più in superficie. Sì, sì, sono delle entità mentali che probabilmente non possono essere rimosse da una prima sessione perché è come se Bob fosse un cancello di ferro con tanta ruggine. Prima dobbiamo togliere tutta la ruggine che viene via con un raschietto, poi bisogna cartavetrare Sì, fino ad arrivare al ferro, no? Perché esatto. comunque il cancello ha ancora questa patina marrone che con il primo passaggio non si ottiene. Adesso utilizziamo la carta vetro. Nella prima era impossibile usare la carta vetro perché non avremmo Bravissimo. ottenuto nessun Esatto, tipo esatto. di risultato. Cravatta gola, livello. Mi fa vedere che in alcuni momenti quasi non può più respirare. Quindi in quei momenti diciamo tre, se no dai due. Mm. E c'è come una difficoltà ad esprimersi profondamente, il che non significa nel senso che lui non sa parlare, perché lui parla benissimo, ma nel momento in cui parla, si esprime, è come se lui stesso sentisse che proprio perché la gola è stretta, la mente, il cervello e il cuore non sono collegati alle sue parole, no? La gola è stretta e quindi non c'è comunicazione fra la mente e il cuore. Questa entità mentale gli fa fare questo, sentire quasi che quando lui stesso parla non riconosce le sue parole come sue veramente profondamente, Gliele completamente. strozza Sì, alla gola, gliele filtra. sì, sì. E Bob dice verissimo. Ok. Portamonete consumato. Mi fa proprio vedere questo portamonete che praticamente se gli metti dentro dei soldi non li trattiene, scappano via perché appunto ha dei buchi, che magari sembra che non ci siano neanche questi buchi, Mm. no? Però il tessuto del portamonete è molto logoro e quindi non tiene i soldi, no? Una cucitura sembra ok, in realtà quei 2 centimetri di apertura ci sono e non è un vero buco visibile. Ok. Perfetto, esatto, Una così. feritoia, Sì, un passaggino. Livello? quindi questa qua è come se fosse proprio un po', adesso mi viene da dire una parolaccia, però livello secondo me intorno al 4, perché è proprio così subdola, come hai detto tu, che sembra che non ci sia, poi invece c'è, no? Sembra che non ci sia il buco, caspita se c'è. Mhm. Un bel buco tondo si vede, una cucitura allentata che fa da feritoia e la moneta scappa, no? E non si Eh, vede. appunto. Ma è variabile? Sì, ma insomma, cioè è come se ormai fosse stabile che non può essere altrimenti. Cioè, questa cosa qui ormai è come se ci si dovesse Accettata. rassegnare. Sì, sì, sì. Mm. Infanzia perduta. Allora, è come se lui non si fosse mai potuto concedere il lusso di essere veramente bambino fra i bambini. Quella lasciarsi andare al gioco, a volte anche alla mh, totale leggerezza, eh, sai, anche un po' fare gli sciocchi, che ci sta. Mm? Mhm. Ecco, ma l'ha sempre tenuto isolato dagli altri, fatto sempre sentire diverso dagli altri, anche preso in giro, preso di mira dagli altri. E quindi è come se le fosse rimasto in qualche modo questo non vissuto anche di ridere, perché da bambini si ride tanto ed è importante questa cosa qui. Per non prendere anche troppo sul serio alcune cose della vita.
Ecco, essendogli mancato questo pezzo, che cosa succede? Che lui alla fine continua a viversi come un adulto bambino, però un adulto bambino la cui infanzia è stata un po' frustrata. Non è quell'infanzia che vedi con gioia, con nostalgia, è quell'infanzia che tu non hai vissuto. Livello? Questa mi dà 5. Perché è come se permeasse questo stato di malinconia, di tristezza. Lui ci ha dato proprio un'immagine, no? Di lui che guardava fuori dalla finestra, come a vedere le vite degli altri, no? E la sua vita non avveniva mai realmente. Ma è Tant'è variabile? Scusa. è variabile. Sì, sì, è vero che a volte ha più fiducia nella vita e vedo che a volte raggiunge anche 2, però ha questi picchi di 5. Va bene, ci sono impianti di Bob? Voglio sottolineare che Bob ha scelto anche questa roba che sembra quasi una regressione, ma non è affatto una regressione, eh. Cioè, non voglio che Bob dica, ma cavolo, ho fatto una prima sessione e sono messo così. No, cioè, anzi, cioè, lui ha talmente tante potenzialità di ripulirsi totalmente, anche perché lui viene veramente da un ambiente fortemente interferito, da una cultura molto pesante e ha lavorato in ambienti molto molto interferiti. Mhm. Quindi lui sta facendo un lavoro, cioè, Pazzesco. straordinario, mamma mia, cioè veramente. Ehm, scusami che mi sono persa. Niente, tranquilla. Vibrazione di Bob. Eh, circa 8 miliardi. Consapevolezza. Allora, è come se me lo dividesse a metà. Cioè, mi dà come una consapevolezza di livelli più elevati, Aspetta, una consapevolezza? È sì, andata via, come Mhm. di livelli più elevati, buona. Poi una consapevolezza di livelli più profondi, più inconsci, non tanto buona. Non so Ok, se mi sto vediamole tutte e spiegando. due. Mhm. Eh, perché mi dà che lui ha capito delle tematiche universali, Mm. 170. Ha capito dei giochi, delle cose, 170. E invece dei suoi moti profondi inconsci Mm. ehm, e proprio personali relativi alla sua vita, meno, 140. Ok. PS. 43. Vite. 1800, 1802, 3. Capacità medianiche corrispondente alla percentuale di cervello ipoteticamente utilizzata. Allora, mi dice 9. E mi fa vedere sia appunto la scacchiera, lui ce l'ha detto, no? Lui gioca a scacchi, ma non so perché mi fa vedere anche Tchaikovsky, io non so se ascolta musica classica o suona pianoforte o che cosa, non lo so. Ehm, che lui ha grandissime potenzialità, perché lui ha un'intelligenza molto al di sopra della norma, cioè tipo che potrebbe arrivare anche a 14, lui. E adesso? Adesso è 9. Ok, valori molto alti mm, Mm. di capacità medianiche. Va bene. Ehm, la vita che in questa visione di Bob di oggi è la più vincente, Sì, quella in sì, sì. cui ha capito tutto. Qual è? È assolutamente questa attuale perché lui ha ehm, eh, il coraggio anche di accettare, cioè gli abbiamo detto delle cose un po' provocatorie, ok?
tirando fuori degli argomenti molto molto delicati, e lui ha proprio il coraggio di affrontarli tutti, quindi assolutamente questa vita è formidabile. E la delle altre invece? Tra l'altro lui avrà un gran riscatto in questa vita. Dunque, delle altre mi dà diverse volte donna. Mi dà anche donna in attesa, cioè praticamente la situazione forse sentimentale che lui ha vissuto me la dà lei al femminile, tipo che sta aspettando il suo uomo che è in carcere con una pena molto lunga, e quindi di fatto anche lei vive in carcere, che è la propria casa, per attendere il suo uomo. Poi me la dà una vita, dedita ai fiori, alle rose, non so come dirti, al giardinaggio, al dialogo con i fiori. Rose rosse? No, qua me le ha mostrate rosa, per fortuna rose rosa. Mhm. Sì. Sì, quando tu hai detto rose rosse c'è anche quella, eh. La vita con le rose rosse. Sì, sì, sì. Un'altra C'è vita. proprio come cavaliere templare c'è. Mm. E Ma come massone diverse volte. mm? Come massoneria diverse volte. Ok, succede tanto spesso, e è successo anche adesso, che comunque io ho un telefono accanto e a volte mi mandano dei messaggi, a volte non li leggo, non mi voglio distrarre, a volte mi mandano delle foto e mi hanno appena mandato delle foto di rose rosse. Sì, sì. Cosa succede in questi casi? Ovviamente non è un caso, no? Chi è che fa sì che l'invio di questa foto della rosa rossa nello specifico avvenga proprio in questo istante, dopo Io adesso ti quest'otto? sto anche sentendo male, sai Lucio? Molto lontano. Mi senti adesso? Sì. Ok. Chi è che incide la PS di Bob? Le nostre tre PS che attraverso l'etere cercano una sorta di conferma, anche perché questo passaggio è molto importante per Bob, per mettere una specie di timbro, no? Di suggello, di sigillo. Ok, a questa faccenda. Quindi il fatto che arrivi una cosa così concreta, così tangibile, è proprio molto d'aiuto per Bob, come conferma che Va siamo bene. sulla strada giusta. Questa è la strada giusta. Bob ha mai avuto un riscatto? E no, cioè, per ora no. Per ora è come se fosse tenuto da queste forze che sono la sua infanzia, che sono tutti questi personaggi ai quali lavorativamente è stato legato. Mhm. Riscatto e rançon. Ransom. Capisci, Bob? Ok, ok. Ah, stavi cercando? Ma infatti ti ho visto e ti ho anticipato. Ma perché l'ho cercato, non perché lo so. Riscatto e rançon è una delle parole chiave di questa sessione. È anche corrispondente alla mia visione dell'esperienza che stiamo vivendo. Siamo qua per ottenere delle cose nella materia, il riscatto. Bob, diciamo, non è nato nel paese più fortunato del mondo, ma neanche così male. Bob non ha avuto i genitori migliori del mondo. Bob qui, Bob là. Oggi stiamo intravedendo il ferro del cancello, nudo, luminoso, argenteo, che si chiama riscatto. Le rançon, une rançon, la rançon. Va bene, va Non bene, so se c'è anche un amico che proviene, credo, dal Marocco. Non lo so se ne ha bisogno anche lui di riscatto, perché è come se si agitasse sulla sedia, si sentisse particolarmente coinvolto, ma o anche un certo tipo di discorso che stiamo
per fare, ecco. Sì, Bob ha fatto vedere tanti video, spinge i suoi amici anche del Marocco a vedere questi video che hanno sottotitoli automatici in tante lingue, anche arabo e francese. Ci sono, non sono di ottima qualità perché il sistema che li genera è un algoritmo, però qualcosa si dovrebbe riuscire a capire. Sta tutto nella volontà delle persone. Se le persone vogliono fare un percorso, lo fanno, se non lo vogliono fare, non lo fanno. Va bene, siamo qui per Bob. Molte delle sue domande hanno già una spiegazione, Sì. quindi il lavoro. Sì, è come se lui avesse proprio bisogno di risolvere energeticamente, etericamente, tutto questo legame contorto che secondo me lui non ha mai un granché considerato, di quando lui cioè praticamente è stato il suo ultimo lavoro, no? Se abbiamo capito bene. Il suo ultimo lavoro lui l'ha avuto legato a questi personaggi molto influenti, molto importanti, finanziati da un certo tipo di cupola. È come se, non so come spiegarti, loro l'avessero agganciato, tu sei nostro di nessun altro, non ti facciamo andare da nessun'altra parte. E per cui effettivamente lui si sente completamente paralizzato, non sa in che direzione andare, non sa cosa realmente lo possa interessare. E quindi come se avesse bisogno di fare proprio una pulizia di questo legame nero. Ecco. Qual è il lavoro di Bob? Allora, me lo dà come se aggiungesse dei pezzi, ma alla base già che ha. Nel senso che questo aspetto telematico informatico, non so se mi esprimo bene, Sì. ok? È giusto per lui è bravo in questo, però è come se poi potesse aggiungere dei pezzi più creativi, più personali, diciamo così. Ecco. Quindi invece di occuparsi dell'immagine di personaggi anche politici del suo paese, e-commerce o altri sbocchi, questo intendi? No, perché mi continua a rimandare la musica. Sì, però non so se nel senso che lui si occupa anche di mettere delle cose musicali sotto, dei video di presentazione, non lo so, o comunque c'entra la musica. Vabbè. Mi fa vedere musica, concerti. Il blocco lavorativo ha una causa esoterica? È come veramente questo enorme falconiforme, che è questo Rockefeller che abbiamo visto dall'inizio, che è legata a questa cupola nera, per cui lui stesso ha lavorato in maniera più o meno diretta, che è come se non ammettesse la fuoriuscita di nessuno dei sudditi, perché alla fine lui era un suddito. Lui certamente nel momento in cui ha firmato un certo tipo di contratto con questi per poter lavorare con loro, senza rendersi conto, ovviamente, ha firmato di essere un loro suddito. E solo loro. Ok, andiamolo a vedere questo contratto, dov'è? Da un punto di vista eterico, ovviamente, io sto parlando, è come se fosse impilato a tutta una serie di altri contratti. Allora mi fa vedere come due pile di contratti paralleli. C'è una pila di contratti sottoscritti dai vari lavoratori. Vari ruoli hanno di lavoro e quindi firmano un contratto, un accordo di tipo lavorativo. Accanto mi fa vedere dei contratti invece che non hanno nulla a che fare con il lavoro, ma sono firmati per esempio da tutti i suoi concittadini ogni volta che fanno tipo dei sacrifici senza sapere perché li fanno. E me li mette proprio lì vicino, in parallelo.
come se entrambi i tipi di contratti andassero a nutrire le stesse entità, ma non importa se chi ha firmato i contratti non lo sa. Perché lui ci ha messo in evidenza che avvengono spesso tra i suoi, no, non si dice concittadini, no? Sì. Sì, concittadini, però albanesi io parlo, spesso dei riti sacrificali molto cruenti, ma loro non lo sanno perché lo fanno, ok? Loro magari lo fanno semplicemente per mangiare, però lo fanno sotto una forma di sacrificio molto cruento, ma non c'entra il fatto di esserne consapevoli o no, capisci? È comunque un modo per nutrire queste entità di potere. Causa esoterica della dipendenza del blocco lavorativo con il blocco sentimentale. Allora, qua non so perché mi dà il nome del suo progetto, che è scuola scritto con la Q. Invece che con la C. Mm. Come se effettivamente la scuola sia stata vissuta da Bob come un periodo comunque di non riuscita, di non realizzazione. Non tanto magari come risultato scolastico, capisci, ma come risultato sociale. Quindi che cosa succede? Che è come se lui sentisse che non so come dirti, ci deve essere una combinazione di risultati. Quindi il risultato scolastico, da adulto è il risultato lavorativo, deve per forza andare a braccetto con il risultato sentimentale. Infatti lui, durante il periodo scolastico, aveva delle frustrazioni scolastiche e ha avuto una frustrazione sentimentale. Non è stato corrisposto dalla ragazza. Mm-hmm. Come se per lui, nella sua mente, viaggiassero di pari passo queste due cose. Sono inscindibili e questo lo è da sempre. Mm-hmm. A 17 anni, no? Sì. Così come oggi. Esiste la fiamma di Bob. Allora, me ne ha data una in Svizzera. Lui in effetti a un certo punto ci stava andando in Svizzera. Francia però me la dà a sud. Ma secondo me tu stai a sud, vero? No, non mi ricordo. Vabbè. Tutte grezze. 2. Sì. 3, 2. Due, sì, in Francia e una in Svizzera. Ah, 2 in Francia e 1 in Svizzera. Sì. Ok, sì, è vicino alla Svizzera comunque. Va bene. Vediamo il terreno edificabile. C'è un terreno edificabile nel suo paese d'origine, bloccato da 4 anni, dalla cui vendita si potrebbe ricavare una rendita che lo farebbe stare più tranquillo. È come se anche qua ci fosse da fare una sorta di pulizia di radici, familiare. Come se in un certo senso, non so io, avessero voluto un po' tenere in catene l'intera famiglia. Qua mi dà per esempio la figura del padre, non so il padre che lavoro facesse, come se il padre in qualche modo, anche lui come Bob, ha subito, diciamo così, dei condizionamenti che vanno sopra di lui. Mhm. Ok? E quindi come se queste forze superiori, ok, che appartengono a delle gerarchie di potere, andassero a bloccare questa famiglia affinché viva nell'abbondanza. Cioè la fanno stare in una sorta di o carenza o sussistenza. Perché non viva nell'abbondanza. Sì, Non viva. esatto. Ok.
che non viva nell'abbondanza, esatto. Quindi cos'è? Una tara familiare? Familiare sociale però, come se non fosse solo una questione della famiglia in sé per sé, ma come se qualcosa che è sopra la famiglia a livello anche politico, cioè probabilmente, allora, sai che cos'è che è il mio problema anche? Che non conosco bene la politica dell'Albania, ma come se volesse tenere proprio, ci tiene a che questo popolo rimanga nell'ignoranza un po' primitiva, ok? E quindi in questa schiavitù anche proprio, e nel momento in cui ci sono degli elementi così sovversivi come Bob, e collego Bob a tutta la sua famiglia, quello è veramente un elemento sgradito, perché Ok, va fuori dal progetto di sottomissione. analizziamo un attimo la bandiera dell'Albania. È a fondo rosso, è una doppia aquila, uccello. Sono praticamente, tu immagina due aquile che si danno le spalle e sono appiccicate. Quindi diciamo sono due aquile che si danno la schiena, di cui si vedono una zampa, un'ala e una testa a destra e a sinistra. Mm. Falconiformi? Sì, vedi che li vediamo dall'inizio della sessione. Con Rockefeller, questo che è un corvo, no? La sua interferenza, che è il corvo, e poi, come abbiamo detto, tutta la schiera politica finanziaria l'abbiamo vista caratterizzata dai corvi, falconiformi, certo, certo. Ok, quindi il terreno è bloccato perché sta in un paese fortemente interferito. Sì, e perché Bob è uno proprio che fa la differenza, in termini di consapevolezza. Ok, non c'è però nessuna legge, tutto questo lo decide Bob. Vuole che Certo, sia così. Chi? Bob. certo, assolutamente. Proprio per comprendere qual è la sua potenza, proprio per comprendere che nonostante tutti questi condizionamenti pesanti, lui invece ce la fa ad andare oltre. Può tutto. Sì, sì. Quelli nel cinema de Conara hanno PS, questi grandi Molti no, potenti. E quelli che ce molti l'hanno? no, sono fortemente controllati a livello mentale. Ok, e quelli che ce l'hanno, chiedo alla PS di quest'oro di andare di fronte alla PS di Bob a guardarsi. È come se sentissero quasi l'istinto di baciargli i piedi a Bob. Perché è come se riconoscessero la loro piccolezza rispetto alla grandezza di Bob. Ma la loro Solo però, piccolezza cosa? Siamo tutti la stessa cosa. Quindi fanno finta di non ricordarsi, fanno il ruolo delle cattive? Queste? è come se decidessero di far tacere la PS. Allora nel momento in cui la fai tacere la imbavagli, no? Allora Mm. immaginiamo diversi giri di questo bavaglio, Mhm. quasi sembra piccola, contratta la PS. Io invece ritengo che se negli alti vertici della politica di qualunque paese ci sono persone con una PS, sono lì perché a un certo punto riscatto. A un certo punto devono rovesciare da dentro la situazione e creare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dal solito disco rotto. Siamo immersi da secoli in un disco rotto, un disco rotto, un disco rotto, sempre le stesse cose, sempre la stessa merda. Cosa ne pensano questi? Bic a tutte queste PS del cinema de Conar che hanno appunto PS. Come se mi facessero vedere la testa e l'anima, come se mi facessero vedere la loro testa completamente condizionata e soggiogata. È come se mi facessero vedere che l'anima non si può esprimere se la testa è così soggiogata. Mhm.
L'anima può tutto. Adesso l'anima di costoro si fa un giro di Vic. Uno di questi dice piuttosto io esco dal gioco, come Allora se non esca dal gioco. avesse Via, via. coraggio di affrontare questo di cui parli tu, questa sorta di rivoluzione, no? Di sovversione dei valori. Via. L'importante è che non ci sia la staticità attuale. Disco Sì, rotto, bye bye. Poi, avanti un altro. posso provarci. Vic. Dentro la Vic c'è tutto, e la ridiamo anche a Bob. La capacità di creare ad eternum, la capacità di capire profondamente la nostra divinità. Creatrice. Io ci provo, pazienza se poi muoio. È un corpo. Vedo che c'è una donna che è come se potesse fare la differenza, ecco. Politica. Tipo come se fosse a metà tra la politica e la finanza, non so come siano i ruoli, le competenze. Vabbè. E andiamo avanti. Vic a tutti questi. Andiamo adesso, Monica, al terreno. Chiamiamo a supportarci con le sue nuove creazioni Vadim e facciamo un po' di giochi creativi che mi ha appena scritto, che ridere. Esatto, ecco, ha un bel cuore Bob di Vadim, ok? E chiediamo a Vadim di fare un po' di prove, mettiamo 4 conchiglie Spiral Buster, cioè una conchiglia orgone ai 4 angoli del terreno, immagino che sia quadrato o rettangolare, o è piuttosto spezzettato. Più o meno, sì. Allora, Così. questa è un'ottima azione perché, come ci ha sottolineato anche Bob, c'è molta staticità qua, tutto molto fermo. E invece questi orgoni a spirale creano proprio il movimento. Questa spirale è vortice, è movimento. Mhm. Riescono di nuovo a dar vita a questo terreno e alle dinamiche. Riescono a spezzare i blocchi, Mhm. la staticità, Lasciamoli lì. Vuole Bob? molto. È come se questo terreno non fosse più in Albania, non Mm. risentisse più del terreno Albania. È slegato dalle dinamiche massoniche, è slegato dalle dinamiche politiche, è slegato dai falconiformi. È terreno di Bob, è roba sua. In Mm. realtà tutto è roba nostra. Però iniziamo così. Vedo che sta cambiando colore. Quando all'inizio l'abbiamo evocato, questo terreno era nero proprio. È anche come coperto da una coltre di fumo. Ora invece è come se mano a mano, gradualmente, alcune porzioni stessero ritornando marroni, color proprio della terra, viva, naturale. È progressivo questo ricolorarsi, questo andar via del fumo nero. Va bene, chiamiamo, anzi richiamiamo il padre. Facciamo un processo al contrario stavolta. Apriamo il portale aureo e lo chiamiamo da lì. Se vuole venire e se vuole lasciare un messaggio a Bob e alla mamma di Bob, cioè la sua moglie. Allora, mi viene come in festa, perché mi viene contornato dai coriandoli.
È come se volesse festeggiare insieme a Bob questo momento, perché lo percepisce come l'azione giusta, come il momento determinante affinché Bob si sblocchi davvero. È come se la vita di Bob possa tornare a colori, perché vedo che la vita di Bob è come rivestita da una specie di patina grigia che lo rende lui un po' giù di tono ed è allo stesso tempo quella patina che gli impedisce di vivere veramente la vita, perché è come se lui fosse questo spettatore che è dietro una specie di tendina Mhm. e quindi non Spettatore della sua riesce, vita. Mhm. sì, non riesce neanche a vivere direttamente la sua vita, filtrata da questa tendina qui. Come Cosa se questa vuole? tendina venisse scostata e il mondo ritorna a colori e lui stesso ritorna a colori. Messaggio diretto a Bob. Sei di nuovo in carne e ossa. Non sei, aspetta, come si chiama? Una pellicola. E mi fa vedere, sai quelle pellicole che c'erano una volta, dei film? Ah, Eh, non sei più lì dentro, non sei più il personaggio di quella pellicola. Sei Bob in carne e ossa, un gran bel giovanotto. un messaggio al fratello e alla sorella di Bob. Siamo una famiglia anche da lontano, lo saremo sempre. Un messaggio alla sua ex moglie, la mamma di Bob. Le nostre origini sono importanti per ricordarci il valore dell'essere umano. Non rinneghiamo le nostre origini. Dove lo collochi il padre di Bob, quindi nel portale aureo? Lui era già nel portale aureo ed è uscito con questi coriandoli intorno. E anche i Mhm. coriandoli, infatti, erano tipo che creavano un vortice intorno a lui. Mhm. Ma quando stava per uscire dentro al portale aureo, era ancora il papà di Bob? No, cioè, infatti i messaggi che lascia, vedi che non sono tanto affettivi di Mhm. padre, figlio. È come se lì fosse già iniziata un'altra fase Mhm. in cui si è spogliato di questi ruoli precedenti ed è in un vortice, per continuare a usare questa parola, proprio di consapevolezza, di saggezza, di rielaborazione, ecco. È più anima che Sì, padre di Bob. sì. Va bene, lo salutiamo. Prima di chiudere il portale aureo, nuovo invito a tutti i parenti di tutte le generazioni e di tutte le vite di Bob, anche di tutte le vite. È come se venissero alcune persone da dei cimiteri. Adesso io non so se lui abita vicino al cimitero o è appassionato dei cimiteri, cose del genere, perché appena hai detto questo mi è venuto un cimitero. Mhm. E quindi queste persone seppellite, ok, nei cimiteri, hanno aderito a questo richiamo del portale aureo. Quanti? A me vengono nell'ordine adesso dei 500. Benissimo. Tutti dentro e chiudiamo. Monica, causa esoterica, se c'è ancora, della passata depressione di Bob, di cui ha sofferto Bob. E lì, sai che mi ricollega a scuola? Il progetto con la Q. Mm. Ma questo è anche il progetto totale, nuovo, di Bob? Il nome del Mm, progetto di Bob attuale?
faccio un po' fatica nel caso di Bob a distinguere le cose, perché era come se non avessimo potuto raggiungere quello strato lì profondo. Quindi non ti direi che è proprio il nuovo progetto. Era come quella roba lì nascosta, seppellita, che aveva bisogno di essere vista. E si chiama scuola con la Q. Sì, con la Q. Ok, che lo dico a Bob, è un grosso classico errore, siccome si scrive con la C, no? In italiano. È un po' come dire ehm, quello che va male a scuola scrive il nome della scuola sbagliato. Mm. Però No, ripeto che non mi riferisco al rendimento scolastico, no, 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 no. Mhm. Vai, ripeticelo, importante, sì. compreso questa cosa. Ma il fallimento scolastico è nel suo non inserimento. Perché comunque la scuola ha un'importanza per tutti i ragazzi, non solo dal punto di vista dell'apprendimento, ma proprio per strutturare la propria personalità sociale. E lui da quel punto di vista lì sente di aver fallito. Va bene, Bob, creatore, cosa fa? O me lo sa fare, mi aspetto che vada in un istante di qua e di là e tolga tutto. E poi? Sì, è andato, ha ripulito la scuola, è come se avesse piazzato dei sorrisi ad eternum, non saprei spiegarti, no? Nella scuola, nell'aula, o rispetto a alcune foto, chiamiamole così, istantanee, di momenti in cui lui era da solo, mentre gli altri facevano gruppetto a scuola. Ehm, e diciamo così che il suo cluster un po' me l'ha raffigurato così, eh, con banchi, libri, piuttosto che abiti non alla moda, non so come dice, insomma così, no? Mhm. Tolto tutto? Sì, 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 assolutamente. Come lo vedi? Felice, arrabbiato, curioso, divertito, incazzato? Come lo vedi? Che è come se rivedesse il suo ultimo punto, perché lui ha chiesto come di riprogrammare, no? Eh, L'inconscio? Mhm. sì, per poter creare in maniera automatica gli ad eternum. E, vabbè, a parte che giustamente lui è un po' legato anche a questo tipo di terminologia informatica, no? Però poi è Mhm. giusto, è il termine programma. Ma non è così che funziona, perché lui lo deve fare sempre in maniera molto cosciente e consapevole. Mhm. Ed è giusto che lui impieghi la sua energia per farlo. Non Mhm. ci deve essere l'automatismo. E anzi, per esempio, qua in eterico mi fa vedere che muove proprio il dito a disegnare una spirale, perché si è reso conto dell'importanza del movimento, Ma no? deve farlo da incazzato, Monica? Come dire, basta, No, adesso faccio l'eterno, così. no, deve distinguere tra la determinazione, la forza e la rabbia. Rabbia no. Forza e determinazione e convinzione, sì. Ok, come lo inserisci, come lo crea? Intanto sorridendo, perché è come se iniziasse il suo riscatto grazie proprio all'allegria, al sorriso, alla leggerezza che lui si è concesso molto poco nella vita. Prima di Eh, questa sessione lui ne ha fatti alcuni, li ha fatti davvero? Sì, però era come se gli richiedessero sforzo e allo stesso tempo non fosse sicuro del risultato. C'era ancora come una componente scolastica, no? Di Mm. valutazione, di giudizio. Mhm. Invece proprio adesso i presupposti sono diversi perché è come un gioco, un ridere e un divertirsi. Si deve concedere questa nuova dimensione, che certamente gli appartiene, no? La deve solo recuperare. È un gioco, si deve divertire. Sì.
Se ne deve fregare. Sì. Ok, lo fa quindi quello definitivo qui nell'Avatar. Sì, sì, l'ha fatto. È bianco con delle venature azzurre. L'ha fatto nel cluster. Anche, sì, sì. Bene, ne faccia uno dove gli pare. Ne può fare uno, per esempio, nel suo paese. Mm. Infatti era venuta fuori la bandiera che tu mi hai descritto prima. Mm. Bene, ne può Lui aveva mettere, anticipato. Mm. ne può mettere uno dentro la bandiera del suo paese, Mm. uno dentro la bandiera del paese che lo accoglie adesso, Sì, uno sul terreno da vendere, sì. uno infilato nella testa di tutti gli alti funzionari che interferiscono con lui. Mm. Interferiscono con lui, può fare quello che vuole. Uno per ogni lettera della parola riscatto. Mm. Ransom. Esatto. Uno ehm, all'interno di una conchiglia orgone e poi quello lo usa e lo mette dove gli pare. Sì, tra l'altro lui ha veramente una salute di ferro, vedo, e infatti sceglie più che altro di metterselo sul viso, viso inteso come espressione di gioia e viso anche perché qui insomma c'è la testa, come una testa alleggerita, rischiarata, Mhm. più lucida. Ha imparato a farli in eterico? Sì, continuo a farli così, a forma spiraliforme, sì, forma di spirale. Bene, divertiamoci. Torniamo indietro, andiamo nella vita in cui era la donna che aspettava il suo uomo incarcerato. Lo insegna anche a questa donna che era lui. Vedo che smette, lascia giù la penna perché stava scrivendo una lettera destinata a lui, smette ed è come se stimolata da questo ad eternum decidesse di uscire di casa e non lo faceva da mesi. Bene, va e lo insegna a tutte le vite in cui vuole insegnarlo. Mm. Arriva fino al momento anche del cavaliere templare. Va e lo insegna a lui 17enne. Mm. Sì, se lo mette proprio in un momento in cui la giornata è piovosa e lui guarda fuori e avvolge tutta la figura di questo giovane ragazzo. Bene. Va e ne mette uno dell'Eternum Conchiglia, chiamalo come lo vuoi, negli scacchi bianchi della scacchiera massona. Mm. E poi uno diverso negli scacchi neri. Ne mette solo uno nello scacco bianco e si moltiplica in tutti gli scacchi bianchi. Ne mette solo uno nello scacco nero e si moltiplica in tutti gli scacchi neri. La scacchiera, no? Bob. Bellissimo. Bellissimo perché viene fuori un concetto che lui ha detto, che in realtà la dualità è solo apparente. Infatti questo pavimento si trasforma in un pavimento di marmo con le venature nerastre, quindi dove c'è una fusione tra il bianco e il nero, non c'è più questo stacco tra bianco e nero. Eh, Mm. Lui l'ha capito, lui l'aveva già capito mentalmente e l'ha realizzato in questo momento proprio attraverso questo pavimento, che è un dualismo solo apparente. Perfetto, ha bisogno di analizzare ulteriormente le sue vite precedenti. Secondo me no. Lui che sta vivendo quella più importante, quella più risvegliata, quella decisiva, quella del riscatto, Mm, della rançon. infatti.
Nuova vibrazione. 812. Nuova consapevolezza. E se ancora è divisa in due? No, è un unico valore, 132. 132? 232. Ah, 232. PS. 59. Vite. 1004 finale. Ah, ne ha tolte tante. Ne ha anche modificate tante, oltre che toglierne. Quella lì in cui scriveva, in cui era legata al carcerato marito, Mhm, l'ha mhm. modificata. Ehm, Nel senso che? Nel senso che esce di casa e dopo un po' di tempo incontrerà un'altra persona. Ecco, farà una vita vera. Mhm. Invece nella vecchia vita l'ha aspettato e poi è Devo dire, uscito? Sì. lui l'ha uccisa. Lui l'ha uccisa. Sì, Perché? È tradito, così. sì, esatto. E non era vero. No, Quindi il danno è la beffa, si dice in italiano. Cioè, lei ha aspettato tutti questi anni, danno, no? Qualcosa di subito, non so dirlo in francese, e la beffa è... Hai capito, no? Bob, hai capito forse? Eh, cioè, comunque, e poi la beffa è che hai aspettato tutto questo anno per niente perché quello ti ha ucciso. Quindi sei stato anche più sfortunato. Cervello. io vedo 11. Fisso o in futuro mobile? No, è che lui riesce ad avere delle percezioni, delle concezioni della realtà molto elevate, non da tutti. E vedo che è come se quando gioca agli scacchi, ma per qualche ragione io lo vedo anche legato alla musica, raggiungesse proprio degli stati di coscienza, di comprensione superiori, cioè riuscisse a intravedere il gioco della Matrix, ecco. Va bene. Pazzesco, eh? Boh, adesso noi possiamo chiedere se incontrerà la fiamma, se andrà a vivere in Svizzera, se troverà lavoro, tutto questo dipende da lui, ma le probabilità di ottenere tutto quello che vuole nella sua vita rispetto all'inizio della sessione adesso sono pari a 100% è la sicurezza. 200%. Ok, lui può tutto. Sì. Che cosa ha da dirsi in conclusione? Caro Bob, virgola, lettera. Mi sono ritrovato, mi sono riabbracciato e mi sorrido e rido e amo. Lui aveva molta paura di amare. Adesso è come se si fosse dissolta anche questa. Molta paura di amare, di essere respinto. Come se si fosse dissolta e fosse disposto a rimettersi in gioco sotto ogni punto di vista, anche con il cuore. Ottimo. È cambiata la sua vibrazione dopo questo messaggio? Sì, adesso siamo intorno ai 930, 50. Il cinema de Conara c'è ancora? Si è svuotato, a parte che sono rimasti dei mucchietti di ceneri, non vedo più persone. Il cinema dei suoi amici parenti c'è ancora? Sì, sì, c'è ancora e come. A chi servirà di più tra tutti questa sessione? Non lo so, a me continua a spiccare la figura del fratello. Mm. Ecco. Mhm. E l'amico marocchino? Sì, anche, poi ce n'è un altro francese proprio, credo che sia proprio della Francia, Mhm. che prima non avevo notato, adesso sto notando un po' di più. Due francesi e questo marocchino. La parte eterica della madre vuole lasciargli un messaggio?
È come se ritornasse indietro nel tempo, lui è un ragazzino e gli prepara la merenda. Non so. Perché? Perché lo fanno ridendo e scherzando. C'è tipo che la madre sta preparando questo pane, no, sta tagliando il pane, no? Mhm. Gli versa qualcosa dentro il bicchiere, non so se è il latte, un succo, così. E intanto scherzano, ridono, è un bel momento leggero. Eh, è come se gli trasmettesse la fiducia, no? Che lui può tutto, che è ritornato nel passato per cambiare tutto. Va bene, come lo vedi? E come se si fosse tolto quintali di zavorra. Li vedo proprio lì, tutti attorno, no? Sotto forma di blocchi. E sono fuori da lui, non sono più dentro di lui. Mm. Immagine finale, qualunque tipo, quello che ti arriva. Lo vedo su una poltrona come se fosse da un lato sfinito per questo lavoro, dall'altro proprio spensierato, felice, sicuro che inizia una nuova vita, la vita. Benissimo. Pronto a tornare? Sì, sì.